Carlo ha guardato e c'era il radiatore che perdeva. Amici, benvenuti ad un nuovo capitolo del nostro viaggio in van dall'Alaska alla Terra del Fuoco. Oggi avremo a che fare con un grave problema che abbiamo riscontrato sulla carretera Austral qui in Patagonia cilena. Un problema che non potevamo prevedere, ma che poteva capitare. Se avevamo sistemato in Argentina tutti i guasti che avevamo accumulato in Sud America, lo abbiamo fatto per stare più tranquilli proprio qui, perché siamo in una zona molto remota e nessuno ci può aiutare. Così remota che la città più vicina in Cile è Puerto Montt, a circa 1000 km, e quella in Argentina è a circa 700 km di distanza da dove ci troviamo in questo momento. Dopo centinaia di chilometri di strade sterrate patagoniche che abbiamo imparato a conoscere, siamo arrivati a metà dell'unica strada cilena che si snoda verso l'estremo sud del mondo. Per chi non conoscesse questo sterrato, è un tipo di strada modellata dal forte vento. È proprio il vento a formare tante onde sulla strada come quelle che si vedono nel deserto, onde che sono capaci di rovinare qualsiasi veicolo. E spesso accade che dopo lunghissimi tratti di sterrato ci sia qualche problema al nostro van. Adesso con calma vi spieghiamo cosa è successo, anche perché stiamo visitando uno dei posti più belli al mondo. Quindi facciamo un passo indietro e continuiamo questa avventura incredibile tra i fiordi del Cile. Siamo arrivati sul lago General Carrera, che pensate è il lago più grande del Cile, con una superficie di 970 km². Questo, come il lago Titicaca, è un lago che si può vedere benissimo da satellite e le sue acque sono di colore celeste a causa dei limi glaciali, perché il suo apporto proviene da uno dei ghiacciai più grandi qui in Patagonia. Non so se andremo a vederlo, però già vedere questo lago fa veramente impressione. Il lago è così grande che una parte è in territorio argentino ed ecco la scritta che ci dice che siamo arrivati. Adesso questo lago ci farà praticamente compagnia sul lato sinistro della carretera Austral per tantissimi chilometri, perché è veramente grande e la strada si sviluppa proprio sul suo perimetro. Ci fermiamo nel piccolo villaggio di Puerto Rio Tranquilo. Il giorno dopo, purtroppo, vento e pioggia non ci permettono di visitare il lago e così decidiamo di spostarci e di guidare tutto il pomeriggio. La carretera Austral in questo tratto ci permette di ammirare comunque da più angolazioni i colori del lago General Carrera. Alla fine della giornata troviamo un posto per la notte niente male e speriamo che il giorno dopo il vento si calmi. Buongiorno ragazzi dal chilometro 800 della carretera Austral. Oggi è il quarto giorno su questo magnifico itinerario al sud del Cile e siamo verso le battute finali, perché non potremo arrivare fino alla fine, perché poi per come è fatta la strada non c'è una nave per veicoli che può arrivare fino al Chaltén in Argentina. Dovremmo ritornare indietro e quindi tra qualche decina di chilometri dovremo prendere la nostra strada per il Passo Robayos. Questa notte ha fatto un po' freschetto, ci troviamo al parallelo 47 e in questi giorni ha fatto tanto vento e ieri ha anche piovuto con un po' di neve. Anche se siamo in estate, qui può nevicare perché siamo praticamente circondati da ghiacciai. Il nostro Nirvan, che di solito cerchiamo di tenere pulito, questa volta è bello incrostato. Ma ci siamo fermati in questo posto che è veramente bello e prima che salga il vento ve lo facciamo vedere. Abbiamo sistemato il nostro van qui vicino a questa piattaforma sotto questo albero gigante. Lì in fondo c'è il ghiacciaio Esploradores, uno dei più grandi al mondo.
Ma attenzione, perché adesso vi facciamo vedere cosa rende questo posto unico. Oltre a Serena, ovviamente, che lì c'è un fiume totalmente azzurro. Non è freddissima, ma insomma sono col file, quindi non è il massimo. Però non lo so, magari ci scappa la pazzia e ci buttiamo. Questo che scorre qui si chiama Rio Báquer ed è uno dei rii più importanti della Patagonia cilena, perché collega il lago General Carrera, che si trova qui a sinistra, lì c'è un ponte bellissimo, con un altro lago che scende proprio dal ghiacciaio Exploradores. Io sinceramente dalla Patagonia cilena mi aspettavo ghiacciai, fiumi cristallini e montagne, ma non fiumi azzurri. Cioè, un fiume di questo tipo è veramente unico nel suo genere. E ancora più importante, noi abbiamo la possibilità di parcheggiare il nostro van, di stare quanto vogliamo e di godercelo praticamente tutto. Cioè, in realtà possiamo stare fino a quando il vento non ci spazza via. E poi se si va un po' qui nel sentiero si scopre un paradiso terrestre unico. C'è una spiaggetta con i ghiacciai intorno. Possiamo dire di aver visto anche il ghiacciaio Exploradores, una delle riserve d'acqua dolce più grandi del mondo. Si sa che l'acqua ci chiama, non siamo ai Caraibi come temperature, ma l'unicità di questo posto mi convince a vincere il freddo e a provare. Fredda? Meno dell'altra però. Meno dell'altra volta. Meno di quella là. Sì. Respira. Ora tocca a lei. Vai, buttati, buttati. Un attimo. Buttati nell'acqua del ghiacciaio. Vai, vai, buttati. Grande Sere. Non bisogna smettere mai di nuotare. Subito l'acqua azzurra. Che spettacolo, la Patagonia cilena, bellissima. In questo momento abbiamo terminato di quasi circumnavigare il lago General Carrera, questo lago azzurrissimo, e andremo verso il paesino di Cochrane, che è la nostra ultima tappa qui sulla carretera Austral, prima poi di rientrare molto lentamente in Argentina. In questo tratto specifico la carretera Austral costeggia il Rio Báquer. Questo fiume è il luogo che ci ha colpito di più.
non tanto per la quantità d'acqua ma per il suo colore. Il viaggio è davvero piacevole nonostante lo sterrato. E proseguiamo quindi per la prossima tappa. Siamo messi a camminare un pochino per arrivare a vedere una confluenza del fiume Baker, che è uno dei 6 più belli al mondo per fare rafting, perché è molto largo, ci sono le correnti e soprattutto ha un colore incredibile. Infatti abbiamo fatto un po' di strada vicino a questo fiume e tutte le volte il colore era incredibile. Ora andiamo a vedere questa confluenza di questi 2 fiumi e chissà che spettacolo ci aspetta. Già si sente il boato che fa l'acqua, è incredibile. Siamo alla fine del sentiero. Wow, mamma mia, che spettacolo, che posto ragazzi, quanta acqua c'è, ma cos'è? Bellissimo. Si vede la commistione tra l'acqua ricchissima di limi che viene dal ghiacciaio e va a finire nel Rio Baker, che è questo qui più azzurro, e praticamente l'acqua da questo blu accecante diventa celeste. E chi fa rafting mi sa che fa quelle rapide lì. Wow. Pensate che l'acqua che sta scorrendo in questo fiume è tutta originata dallo scioglimento della neve del ghiacciaio Exploradores. La confluenza tra il Rio Baker e il Rio Nef genera colori mai visti prima. Queste acque derivano dal famoso campo di Hielo Nord, che è il secondo ghiacciaio più esteso al mondo ad esclusione di quelli polari. Si tratta di una grande distesa di roccia e ghiaccio che si sviluppa da nord a sud per circa 120 km, con un'estensione di 4.200 km². Un'area su cui svettano montagne ancora inesplorate e sconosciute. La giornata stava andando benissimo. Rientriamo al van con l'idea di trovare un posto per la notte e riposarci, ma abbiamo una spiacevole sorpresa. Ci eravamo appena fermati per vedere la confluenza del fiume, qua c'è un mirador e Carlo ha guardato e c'era il radiatore che perdeva. Adesso sta cercando di capire di cosa si tratta, però non ce ne va bene una, e poi qua in Cile i prezzi sono altissimi, quindi se ci sarà da riparare qualcosa sarà un bel disastro. Vediamo cosa dice Carlo. Qual è il problema? Il radiatore dell'intercooler perde. Beh, non ce ne va bene una. Tra l'altro anche il cellulare di Carlo è andato.
Non ci voleva. Il freno a mano che non si può tirare su perché rimane bloccato. È bloccato, ma questo va regolato, è facile. Il problema è il radiatore. Il radiatore adesso qui in Patagonia ce lo sogniamo. Ecco la perdita che viene da qua, dal radiatore piccolino dell'intercooler. Spero si chiami così, che non è il radiatore quello grande che è questo, ma è quello più piccolo. Infatti dalla camera chiaramente si vede la perdita che è qui sotto il radiatore. È veramente evidente. Per fortuna ci siamo fermati a questo mirador perché la perdita è veramente forte. Adesso proviamo ad arrivare a Cochrane, che è una città che c'è qui a 17 km. Chiamarla città poi, vabbè, è un paesino. Non credo ci sia un meccanico che possa riparare il radiatorino. Vediamo un po', forse faremo il carico di liquido e piano piano procederemo. Ho smontato un attimo la griglia e non si tratta del radiatore piccolino dell'intercooler ma del radiatore grande. Credo che sia andata così, le vibrazioni della strada hanno rovinato un supporto del radiatore in gomma, quindi il radiatore ha cominciato a muoversi e un pezzettino del radiatore si è praticamente rotto. Infatti a motore acceso si vede chiaramente la perdita che viene da qua. In questo punto per fortuna siamo riusciti ad arrivare a Cochrane e dovrebbe esserci una persona che ripara radiatori. Altro aggiornamento: dopo il giro dei meccanici fatto a Cochrane, qui siamo in Patagonia cilena, purtroppo nessuno può riparare il nostro radiatore e quindi l'unica soluzione è tornare in Argentina e dirigerci verso la città più vicina che c'è, solo che a 500 km, dove l'80% sono sterrato, e dobbiamo comunque farla questa strada, però la faremo abbastanza in fretta perché la perdita è grossa. Sono riuscito a comprare il Turafalle, Sellador si chiama in spagnolo per i radiatori. Adesso, sotto consiglio di chi me l'ha venduto, devo unirlo con dell'acqua demineralizzata e non usare il coolant, il liquido radiatore, perché questo liquido che c'è nel radiatore ha il potere di pulire e quindi laverebbe via tutto il prodotto. Vediamo se così riusciamo a minimizzare il danno, perché la perdita è davvero grande. Solo in mezz'ora di tempo il livello è passato dal massimo al minimo. Adesso provo a mettere la polverina magica. Ovviamente questa è una situazione di emergenza e quindi facciamo così. Adesso devo farci correre l'acqua per una mezz'oretta. Questo piccolo villaggio ha 3 meccanici e nessuno che possa riparare il nostro radiatore. Le città sono troppo lontane. La scelta più sensata è proseguire adagio verso l'Argentina e per farlo le prossime ore saranno veramente importanti.